Aldo Winkler. Sono Andrea Winkler. Durante il Covid abbiamo fatto questi libri che raccontano la storia delle sue passate Dakar e ci è venuta voglia poi di dire è l'ultima volta che si può provare questa cosa, quindi dobbiamo farla subito. Dunque, conoscendo un po' quello che è stato in passato, e faccio dei parallelismi sperando che siano abbastanza similari, sicuramente ci saranno qualche tappa veramente dura e difficile, quindi bisogna passare quelle tappe lì senza avere problemi, perché problemi ce ne saranno di sicuro. Che è successo? Fa tutto. È freddo? Sì. E poi ovviamente bisogna essere bravi a non fare dei rischi, perché qualche spavento magari ci sarà, ma però basta che siano spaventi, ecco. Praticamente per la nostra famiglia fare una Dakar insieme dopo tutta la storia che c'è stata, terremoto, quello che abbiamo condiviso, è quasi come per un'altra famiglia fare un matrimonio, quindi più o meno l'importanza è questa. L'obiettivo è proprio quello di unirci per sempre, ecco, e coronare proprio il sogno che abbiamo. Sì, però non ti sposo. No. A ogni modo, il discorso è che sicuramente è un'avventura estrema, veramente impegnativa e complicata, che io ho molti dubbi di farcela, però speriamo, ce la metterò tutta, però condividere con lui questa esperienza così importante, così estrema, veramente farla col proprio figlio è il massimo, quindi questo un po'. Io le grandi amicizie le ho fatte facendo le Dakar e sono amicizie che sono rimaste per sempre, figurati poi se lo fai con dei figli. L'obiettivo non è proprio finire e basta, ma l'obiettivo è finire. Sì, però anche oltre al finire è proprio di condividere questa cosa insieme, ecco, perché proprio tutto il percorso, quello che abbiamo visto anche quest'ultimo anno insieme, tutto è la cosa più bella. In bocca al lupo. Bene, increpi. Grazie. Ciao. Il primo giorno è partito subito tosto, perché ci siamo subito persi. Ci siamo persi. Ieri ci siamo proprio persi. C'era una strada da seguire molto piccola e poco visibile nella sabbia, e dopo che sono passate delle macchine questa strada è scomparsa. Lui era scivolato e mi aveva perso di vista. Qui abbiamo preso due valle diverse e ci siamo persi. E che ansia! È stata anche l'esperienza più ansiolitica che di tutta la Dakar, ma anche... Non solo quella, però. Perché eravamo lì, ci siamo persi, eravamo persi, poi ci siamo persi tra di noi. Che ho detto, e chissà dov'è? Ma è ancora vissuto la speciale malissimo. Tra parentesi, ho piantato il volo più grosso che ho fatto, a parte lo scontro. Ancora male alla spalla, ho fatto, perché il dottore mi ha detto fatti stare in risonanza perché sennò non capiamo cos'hai, mi sono rotto un pezzettino di osso. Primo giorno. L'unica speranza era trovarlo all'arrivo, no? Allora ho tirato più forte che potevo, però almeno lì non c'era, ma ho visto il tracking sul sito e meno male. E quando l'ho visto all'arrivo ho tirato un sospiro. Comunque già solo aspettare quei mezz'ora, 40 minuti, non sapendo se cadeva o no, o se succedeva qualcosa, è stato bruttissimo. Lì abbiamo tolto tutti i dubbi se farla separati o insieme, perché aspettare mezz'ora è stato terribile. E poi è arrivato e ci siamo abbracciati, è stato bellissimo. Che paura! Subito dopo ovviamente eravamo arrivati tardissimo, quindi abbiamo fatto tutto il trasferimento al buio. In più lui si è rotto la cerniera, quindi aveva giacca che sbatteva
un freddo pazzesco, è arrivato e aveva un freddo, non riusciva neanche a mangiare da quanto aveva freddo. È freddo? Sì. Tra il freddo e tutto il resto è stato ogni tappa una vittoria, era veramente tosta ogni volta a partire. Dormivamo in tenda Con i rumori, perché c'erano i generatori, le macchine che poi andavano a testare, si passavano di fianco. Relax. Don't do it. Relax. Qui dormiamo noi. Non dormire con i tappi nelle orecchie. Io dormo meglio qua che a casa perché sono stanco. Un casino, non si dormiva mai. Ogni giorno partivamo tutti vestiti da freddo perché si partiva alle 3 e faceva freddissimo. E guanti, giacca. Poi c'era il problema che i trasferimenti erano lunghissimi, quindi io mettevo un cuscino sotto il sedere gonfiabile che poi lo sgonfiavo e me lo mettevo nella giacca. Ogni giorno arrivare e darci 5 era un po' un rituale nostro, era proprio certe volte abbiamo dubitato di farcela, sia la prima tappa che poi a metà e poi alla fine che Aldo ha avuto un grosso incidente e cavoli, io ero davanti e mi sono girato e non c'era più, non lo trovavo, sono tornato indietro e ho visto lui e un altro pilota, Tiziano, anche lui italiano oltretutto, che erano sparsi per tutte le dune. La botta è stata forte e ero veramente preoccupati di non farcela, ecco. Purtroppo quando si guida in queste dune così importanti perdi un po' la spazialità della distanza. Anch'io al primo giorno avevo colpito uno perché si è fermato e l'ho preso. È lo stesso anche con me, mi ha centrato sul fianco, ho preso la botta di fianco e di verità io sono abbastanza arrivato. Poi alla sera stavo relativamente bene, avevo un bello ematoma, niente di super speciale. Sei grottesco. Cristiano oggi mi ha fatto il culo perché ho un ematoma sul culo, ma proprio mi ha fatto un culo così, mi è andato fortissimo. Durante la notte invece mi è successo un problema serio perché mi sono svegliato perché volevo fare la pipì e non avevo più l'equilibrio, sono dovuto uscire dalla tenda e ho vomitato e non riuscivo più a stare disteso, quindi non ho dormito. In più non avevo l'equilibrio e la mattina non sono riuscito a partire, quindi è stato era la tappa più difficile della gara, ecco. Temevamo questa tappa perché era tutto sabbia e era facile avere dei problemi per poi rimanere lì, ecco. E il giorno dopo c'era l'ultima tappa, quindi non è riuscito a partire, io sono dovuto partire da solo ed è stata dura, ecco, per niente bello perché proprio in quelle situazioni lì capisci che quanto era bello gli altri giorni che eravamo insieme, poi avevamo i nostri rituali e tutto, ma quel giorno lì l'ho fatti da solo. Stavolta da solo. Tutto bene, va. Infatti mi sono dimenticato anche i guanti da freddo. Poi sono riuscito ad arrivare, quando ci siamo ricongiunti poi è stato bellissimo perché stava meglio e abbiamo detto dai che ce la facciamo e domani ripartiamo tutte e due insieme. Resistiamo. Quel giorno lì, a parte che non stavo male, quindi non riuscivo tanto a avere l'equilibrio giusto e quindi questa nausea, questa situazione così era brutta. Poi vederlo partire da solo, che terribile, è stata una sofferenza mostruosa. Però per fortuna è stato anche molto utile perché ho cominciato a riprendermi un po' e così abbiamo fatto l'ultimo giorno e siamo arrivati al famoso podio. È stato un podio pazzesco perché è stato un arrivo vissuto di un mucchio di tanti piccoli e grandi momenti emotivi e fortissimi e che hanno dato il coronamento col podio, quindi è stata un'emozione pazzesca. Non ci credevamo, Bruce ci ha mandato il video e ci siamo emozionati un bel po'. Viverlo insieme, raggiungendo quello che ci prefissavamo, cioè quello di riuscire ad arrivare. E quindi questo è stato bello. Ma ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta.
Arrivati. Dobbiamo trovare la scusa per rifarla. continuare a rifare. Prossimi progetti, diciamo che il sogno c'è sempre un po', quando fai una cosa vuoi sempre migliorare, vuoi fare un'altra cosa nuova, ecco. La Dakar adesso l'abbiamo fatta, cioè abbiamo fatta una cosa che ancora manca un pochino, è che questa Dakar non era in Africa e i posti che mi raccontava lui sono quelli dell'Africa, quindi c'è ancora quella cosina lì che qualcosa in Africa magari potrebbe arrivare prima o poi, ecco. Tanta fatica per questo.